Buongiorno a tutti, sono Francesco Guidetti, direttore tecnico di Geoplast e oggi vi faremo vedere come siamo in grado di supportare i progettisti nella loro attività. Nello specifico si tratta di realizzare un bacino di laminazione nella municipalità di Dubai. I requisiti che ci sono stati dati dai colleghi sono di realizzare una vasca di 1400 m3, dimensioni 50x20, profondità circa 1,5 m, e noi andremo quindi a campire questa zona con i nostri elementi Aquabox, li vedete disegnati in bianco. In arancione vedete invece i pozzetti con i tubi di ispezione che permettono appunto di controllare la vasca, e in prima fase andiamo a verificare che quanto disegnato sia compatibile con le specifiche del cliente, e qui vedete che appunto il volume di invaso è maggiore o uguale a quello richiesto dal professionista che ci ha contattati. Fatto questo, poi il tutto viene impaginato e corredato da sezioni tipologiche che fanno vedere indicativamente quali sono gli strati di cui è composta questa vasca a bacino di laminazione. Vengono forniti dei dettagli tipologici standard 3D anche sul montaggio, e infine viene data una distinta materiale che oltretutto permette di fare il preventivo e fornire un'indicazione circa i costi dell'intervento. Il disegno è corredato da sezioni tipo a corredo della stratigrafia tipica che abbiamo visto prima, ed eccola qui, vedete appunto questo tipo di sezione. Successivamente viene verificato dal punto di vista statico anche la stratigrafia fatta con i vari materiali di riempimento, in questi caso 80 cm di sabbia compattata e 20 cm di ghiaia compattata. Sulla base di questa stratigrafia vengono poi inseriti i carichi di progetto, che possono essere distribuiti o concentrati, e andiamo a verificare che la statica sia verificata secondo la normativa richiesta. Infine viene generato un report che riassume tutte le operazioni che sono state fatte, in particolare la verifica statica e la quantità di materiali necessarie all'intervento. Ecco qui, vedete l'aspetto del report che viene fornito al nostro cliente alla fine del lavoro. La stessa operazione è possibile farla in Revit, quindi con un software BIM. Abbiamo le famiglie disponibili, in questo caso vedete la famiglia Aquabox con i diversi livelli di dettaglio e anche con le diverse visualizzazioni possibili in Revit. Quindi analogamente a quanto è stato fatto prima, vedete che qui gli elementi vengono posizionati all'interno del volume di invaso. Ecco qui vedete una seconda fase di posa con il pozzetto di ispezione. Naturalmente le famiglie sono parametriche e hanno tutta una serie di elementi attivabili o disattivabili a seconda di come devono essere composte, e anche appunto modificabili nei parametri necessari, come per esempio in questo caso l'altezza del tubo di ispezione. Qui vedete il lavoro ultimato con gli elementi Aquabox e Aquabox Cube con tubo di ispezione posizionati come nel disegno che avete visto prima, solo che qui è un disegno 3D BIM, per cui sarà anche ovviamente possibile avere la lista materiale automatica con i conteggi anche dei volumi di invaso, in modo tale da fare un'ulteriore verifica del volume di acqua accumulato e controllare che sia in linea con quanto ci si era attesi. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Buona giornata a tutti.